Come montare Starlink piatto sul van. Ecco due pratiche soluzioni per montare l'antenna di Starlink piatta sul tetto del tuo mezzo, con due diversi supporti, uno sottile e uno ultra sottile. Look at me sometimes like all you want to do is run. Benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi mostriamo come personalizzare l'antenna di Starlink. Nel video precedente vi abbiamo mostrato come smontarla, infatti qui abbiamo la base. Abbiamo fatto preparare un supporto stampato in 3D da fissare o da incollare, nel nostro caso sul tetto del van. Dico fissare e incollare perché, come notate, il supporto è predisposto per l'installazione di angolari. Infatti qua sotto vedete che il supporto di plastica è già tagliato a una fessura ed ha anche la possibilità appunto di installarci una L. In questo caso abbiamo preparato delle L di inox. Nell'articolo vi lascio il link per il download dei pezzi da stampare in 3D. Questi pezzi sono già sagomati per la forma dell'antenna di Starlink. Infatti, dopo aver smontato tutto, ci ritroviamo con questa parte riutilizzabile. Vedete, non c'è più il motore. In questo caso cosa si farà? Si incollerà con un collante apposito il tappo grigio che c'è qui e una volta fatto passare il cavo verrà incollato sopra la piastra originale di Starlink. Qui sotto ovviamente non c'è più il palo e quindi uscirà il cavo, il nostro cavo PoE per alimentare il tutto. Se vedete, adesso vado ad appoggiare l'antenna, essendo sagomato si adatta perfettamente al nostro supporto. Come potete notare sono già anche presenti dei fori nella plastica. Questi, una volta infilata la L, verranno utilizzati per avvitare e fissare l'antenna. Sono 3 davanti da un lato per una L, 3 dietro sempre dallo stesso lato per una L e gli stessi sono anche dalla parte opposta. Come procediamo? Andiamo a levare un attimo il supporto. Con la colla andiamo a unire i pezzi, uniremo la prima metà, poi uniremo la seconda metà e successivamente uniremo le due metà in questo modo. Tac. Prima di unire le due metà ci appoggeremo sopra il supporto, così siamo sicuri che venga della forma esatta e non magari un pochino ruotato o fuori asse. Dopo una mezz'oretta, ecco il lavoro finito e il nostro supporto è pronto. Andrebbe un pochino rifinito qua con un po' di carta vetro e poi magari gli diamo una pitturata di bianco. Questo va installato con gli angolari, va poi messo un po' di sigillante tutto intorno, poi va presa la nostra antenna, ecco qua, e posizionata in questa maniera. Vedete, aderisce perfettamente. Se io alzo il supporto, ecco qui, questo è il risultato. Nel video precedente abbiamo fatto vedere che noi abbiamo smontato tutta l'antenna. Volendo, questo supporto può essere utilizzato anche per chi va a tagliare e a rimuovere il motore tagliando l'antenna. Noi abbiamo preferito smontare perché ci era più comodo e abbiamo potuto fare un lavoro pulito rimuovendo il motore. Poi andremo a rincollare tutti i pezzi originali e lasciando solamente il cavo che sbuca. Ci siamo lasciati qualche tempo fa con la nostra antenna Starlink completamente smontata.
Abbiamo stampato la parte di supporto tramite una stampante 3D, questi sono alcuni dei pezzetti e ora ci tocca un lavoraccio, ovvero dobbiamo incollare tutti i pezzetti in questa maniera per andare a creare la cornice. Non guardate il colore perché questo era quello che aveva disponibile l'azienda a cui mi sono rivolto, che è AEG, e anzi ringrazio Simone. Poi andremo a verniciare tutto di bianco. Quindi ora cosa facciamo? Innanzitutto proviamo i pezzetti, li mettiamo sopra e verifichiamo che corrispondano le misure alla perfezione. Poi incolliamo i pezzi uno ad uno, creiamo tutto il perimetro, lasciamo asciugare la struttura. Successivamente metteremo un fondino di colla qua nel perimetro, giusto perché se si sono create delle micro fessure o cosa del genere quando abbiamo smontato tutto verranno perfettamente sigillate. E poi andremo a mettere un piccolo strato di silicone bianco e incolleremo la struttura. Una volta fatta questa operazione ritaglieremo una lastra di plexiglass che successivamente sarà avvitata qui sotto come base. Ho acquistato una lastra di simil plexiglass da 5 mm, così rimane abbastanza solida e non flette. Per evitare che entri l'acqua, questi supportini hanno una parte di incavo dove sarà installata questa guarnizione, quindi faremo tutto il giro, incolleremo le due estremità della guarnizione, posizioneremo la lastra di plexiglass, metteremo il cavo originale di Starlink che faremo uscire da una parte, c'è un pezzo appositamente studiato con l'uscita per il cavo. Una volta che tutto ben incollato, ben fisso, andremo sul camper e studieremo un supporto per poterla appoggiare al tetto. Se voi avete già un tetto che è perfettamente piatto e avete lo spazio, semplicemente si può fissare con dei bulloncini o con delle viti autofilettanti. Ho provato i vari pezzi ed effettivamente il puzzle si compone. Adesso iniziamo a incollare i due lati. Questa è colla metacrilato, quella che abbiamo usato anche per montare i sensori dei liquidi, è veramente forte. Metteremo la colla fra i due pezzetti e poi esternamente e internamente siliconeremo. Il primo pezzo è stato fatto, adesso proseguiamo con l'altro angolo. Mi raccomando, questa colla, per quello che ho messo i guanti, potrebbe provocare ustioni o cose del genere. Questo è un pezzo, come vedete, che è bucato, che è quello che permetterà di passare il cavo. Ecco, questo è il risultato finale, sembra venuto abbastanza bene. L'ho provato sull'antenna e dovrebbe andare bene. Adesso facciamo un test insieme, la ribaltiamo sopra e vediamo cosa succede. Allora, tac. Ok, sembra che calzi a pennello. Ovviamente va sistemato un po' tutto, però direi che ci siamo. Questo sarebbe il risultato finale. Adesso, per evitare che magari entri acqua, anche se questa colla ovviamente non fa entrare acqua, però per essere sicuri cosa facciamo? Adesso ristacco questa, la mettiamo da parte, lascio asciugare fino a domani mattina, poi andrò a passare l'interno
con un po' di silicone tutte le giunture e anche l'esterno dove ci sono le fughe. Passo un pochettino di silicone, poi vado a passargli tutto il primer con la bomboletta e gli diamo una bella pitturata di bianco successivamente. Poi andiamo a posizionare un pochino di collante qua sull'angolino e uniremo i due pezzi. Dimenticavo, c'è anche il fondo da fare. Con la lastra di plexiglass che abbiamo preso semplicemente la ritaglieremo su misura, ci sono già i buchi sotto e la avviteremo mettendo questa guarnizione. Iniziamo col passare un pochino la carta vetro nelle fughe dove è rimasto qualche residuo di colla, e questo aiuterà anche poi a fare in modo che il primer aderisca ancora meglio, anche se la superficie in plastica già è abbastanza ruvida. Ora gli do una pulitina proprio velocissima con un pochino di acqua race, giusto per togliere la polverina che ho fatto con la carta vetro. Ora diamo una siliconata a tutte le fughe. All'esterno abbiamo messo il silicone nelle giunture e l'ho passato con una spatolina. C'è da dire che sotto c'è la colla, comunque l'ho spianato per benino. Mentre dentro ne ho messo una porzione abbondante perché tanto qua non appoggerà nulla, quindi per sicurezza ho abbondato e l'ho lasciato, diciamo, bello spesso. Adesso gli diamo una mano di primer. Primer dato, l'ho passato sia sopra che sotto che di lato. Adesso lo lasciamo qua asciugare un pochettino e poi gli diamo una pitturata di bianco. La cornice si è asciugata, adesso gli diamo un'altra mano. Dopo aver pitturato il nostro supporto, vedete, è un bianco, doveva essere un bianco lucido, è un pochino panna, ma è lo stesso, va benissimo. Eccoci di nuovo qua in ufficio. Allora, abbiamo preparato un po' di cose, ovvero qui abbiamo stampato la base del nostro supporto con segnati i buchi da fare col trapano. Questo ci servirà come modina da appoggiare sopra lo strato di plexiglass che abbiamo qui. Come si può notare, sotto il supporto ora abbiamo uno strato di plexiglass bianco. Ora semplicemente andiamo a rifilare il plexiglass. Una volta rifilato usiamo la modina, gliela appoggiamo sopra e faremo i buchi. Questi buchi li abbiamo qua sotto, quindi sovrapporremo i due strati, andremo a posizionare la nostra guarnizione e successivamente avviteremo con delle viti del 2,5 o del 3 in questa maniera i due strati. La guarnizione non permetterà all'acqua di penetrare. Questa è la solita piastra dell'antenna Starlink. Questo è il cavo originale che abbiamo tolto precedentemente. L'ho fissato qua. Proseguiamo il nostro lavoro facendo questa cosa, impaccando i due pezzi in questa maniera. Il risultato finale è questo. Come vedete l'antenna è ultra piatta, comodissima, anche da fissare se non avete neanche tanto spazio in altezza, molto leggera. Qua abbiamo il nostro cavo originale che sbuca, quindi è pronta per l'installazione sul tetto.
L'ultima cosa che ci rimane da fare è decidere quale dei due supporti utilizzare su Vaniglia. Avendo spazio, la scelta probabilmente andrebbe su quello super piatto, che rimane molto più basso e dà meno fastidio. Nel nostro caso non so se sarà possibile utilizzare quello e probabilmente neanche questo intero. Dovremo, siccome abbiamo veramente lo spazio super limitato, magari dovremo rifilare un pochettino questo supporto, magari dovremo tagliarlo un po' e lo chiuderemo con un pezzo di plexiglass incollato, non so ancora bene, comunque lo vedrete nel video del montaggio. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi abbiamo dato due belle idee su come personalizzare l'antenna di Starlink e come eseguire un'installazione piatta. Vi posso dire che abbiamo già provato a montare l'antenna piatta e funziona alla perfezione senza problemi. Nel video dell'installazione di Starlink e comunque nell'articolo che sarà linkato in descrizione potete anche trovare l'alimentatore che abbiamo acquistato per far funzionare Starlink a 12 o a 24 volt, quindi con la possibilità di eliminare il router e consumare molto meno. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!